Ciao! Ricominciamo la serie di video sulla lingua e la cultura italiana e sulle domande personali a cui rispondo e che trovate su Sei Italiano. Se volete farmene altre, ovviamente scrivetemele. Allora, ora tocca alle lingue straniere che parlo. Quante lingue parlo, come le ho imparate e perché? Allora, parlo italiano, sono madrelingua e sono cresciuta appunto in una casa in cui si parlava italiano e dialetto della mia zona è un dialetto simile al lombardo, più che al piemontese, anche se abito in Piemonte, come avete visto dagli altri video e come vi ho detto. E quindi ho un po' imparato anche delle parole della lingua regionale lombarda, ma anche di quella piemontese, perché come vi ho spiegato nell'altro video sul Piemonte, metà della mia famiglia viene da Torino e quindi parla piemontese. Poi, gli ultimi 2 anni delle elementari ho studiato inglese. Quando andavo a scuola io, quando ero piccola io, non si studiava dall'asilo, ma dalle elementari, gli ultimi 2 anni soprattutto. Quindi ho fatto quei 2 anni, poi alle medie ho scelto di fare francese, quindi non ho più studiato inglese. All'epoca si poteva scegliere, non c'era l'inglese come lingua obbligatoria, come adesso. Poi vi farò un altro video in cui vi parlo bene della scuola. E dopo i 3 anni delle medie in cui ho fatto francese, ho ripreso inglese al liceo per 5 anni. Quindi a scuola ho studiato inglese e francese e li ricordo ancora, spero abbastanza bene, soprattutto l'inglese. Il francese dovrei rivederlo un po', ma tutto sommato se sento qualcuno parlarlo lo capisco. Devo rivedere la grammatica. Poi da sola ho studiato spagnolo e qui, anche qui la grammatica, più che altro i verbi sono il mio punto debole. Quindi dovrei studiarli meglio, però grazie all'aiuto dei madrelingua spagnoli ho imparato abbastanza e ogni tanto lo parlo con loro, lo scrivo più che altro con loro. Poi ho cominciato a studiare qualche parola di portoghese, di bulgaro, russo e coreano. Queste sono le lingue che sto imparando adesso. Sono un po' ferma, lo ammetto, perché sto facendo un sacco di altre cose e quindi non riesco a trovare bene sempre il tempo di studiare, però ogni tanto mi metto, soprattutto sul russo e sul coreano. E credo che non ci siano altre lingue, più che altro queste. Di altre conosco qualche parola soprattutto perché me le avete insegnate voi, quindi soprattutto in polacco e in serbo, però appunto sono proprio solo poche parole. Direi di passare a un nuovo video perché poi l'argomento cambia notevolmente, quindi prossimo video.